Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Oggi andremo a creare un progetto molto particolare che secondo me vi piacerà tantissimo, però vediamolo coerente. Prima di tutto vi servirà l'uncinetto numero 3, un paio di forbici e soprattutto il metro. Il metro sarà veramente fondamentale. Per quanto riguarda il filato, andremo a utilizzare questo splendido cotone che è una novità di quest'anno di filati discount. Vedete, abbiamo un tono rosso con un lurex molto leggero che si nasconde nel filato, però essendo una torsione molto leggera, ogni tanto spunta fuori. È molto morbido al tatto, io l'ho già lavorato e il lurex non si sente assolutamente, quindi non dà fastidio sulla pelle. Essendo una torsione così morbida, il lurex segue molto bene il lavoro e i punti che si vanno a creare. Vediamo un attimo le caratteristiche. Abbiamo un cotone ecologico riciclato al 97% cotone, 3% fibra metallica, quindi veramente poca la proporzione. È 100% sostenibile, da utilizzare con l'uncinetto 3 e 4, perché utilizza i feri 4 e 5. Ci sono 50 grammi per 125 metri e si chiama Conton Lux. Questa è la variante rossa. Ci sono altri colori sul sito. Iniziamo a vedere di cosa si tratta in questo progetto. Questa volta abbiamo bisogno di uno schema. Sicuramente, come al solito, la grafica non è la migliore, però è importante che mi seguite nel ragionamento. Questo può essere una canota, quindi lunga, o un top veramente corto, poco sotto il seno. Di conseguenza seguitemi nel ragionamento. Abbiamo bisogno delle bretelle, ok, che sono queste. Questo per il davanti, qui avete già un'idea nella pratica, quindi questa è la mia bretella che non misura tantissimo. Adesso vi dico anche, si parte da una base di 3 cm e mezzo, poi mano a mano dopo circa 10 cm si va ad aumentare e si arriva qui per un totale di 20 cm totali. Questo viene dato dal fatto che abbiamo bisogno dello scalfo della manica, non in questo caso, ma dobbiamo comunque indossarlo, cioè non ci deve stringere qui sotto. Di conseguenza di questi pezzi ne abbiamo bisogno che siano due, quindi uno per la parte sinistra e uno per la parte destra. Per quanto riguarda il dietro, si parte sempre da una base piccolina, che è questa, seguendo sempre i punti di base che saranno 6, poi vi farò vedere, però ci limitiamo ad avere semplicemente solo 8 cm, che sono questi qui. Quindi ne avremo bisogno di due di questo qua, quindi due bretelle, una e due, poi li andremo a unire e andremo a lavorare. È più facile vederlo nella pratica, però vi devo spiegare come si fa a seguire il lavoro in sé. Cosa cambia qui? Cambia solo esclusivamente i centimetri delle bretelle, ok? Vi consiglio, in base alla vostra taglia e soprattutto ai vostri gusti, di decidere quanto le volete larghe. Le mie sono 3 cm e mezzo. Dopodiché tutto il resto si va ad aggiungere in una parte seconda, dove andremo a unire il davanti e il dietro. Nel senso, andremo a unire i quarti davanti e i quarti per la parte dietro. Qui decidete voi se vi vanno bene delle bretelle sottili come le mie oppure preferite aggiungere qualche punto. Non cambia niente, i conti finali si andranno a fare qui, quando noi andremo a unire l'1 col 2 e anche qui quando andremo praticamente a unire l'1 col 2, che in realtà si fa all'inizio, però gli aumenti saranno uguali, identici per il davanti e per il dietro. Iniziamo a creare questo progetto, che sarà molto più facile di quello che immaginate. Prendete il filato, prendete l'uncinetto numero 3. Prima di tutto iniziamo dal davanti. In base al davanti riusciamo anche a sistemare la parte dietro. Io vado a caricare solo 6 catenelle perché i centimetri della mia bretella sono più che sufficienti. 4, 5, 6. Adesso ne aggiungiamo un'altra che ci serve per iniziare il lavoro. Entriamo in quella precedente, fate un punto basso e una catenella, caricate l'uncinetto e andate a lavorare dei punti alti, quindi gli altri 5. Finita la prima riga ne dobbiamo fare altre 7, quindi per un totale di 8 righe. Queste righe mi svilupperanno i miei 10 centimetri.
Se cambiate filato cercate di seguire i centimetri e non tanto le indicazioni delle righe. Adesso girate la riga, entrate qui nella maglia alta, iniziate con un punto basso e una catenella. Non vi preoccupate se i margini non sono bellissimi, perché tanto li andremo a riprendere nella parte finale. Vado avanti e ci ritroviamo dopo 8 righe, in realtà dopo 10 centimetri. Dopo 8 righe di lavoro, quindi 10 centimetri, andiamo a fare una variazione. Si varia facendo degli aumenti all'inizio e alla fine della riga, quindi entro, faccio il mio punto basso e la catenella, carico, rientro qui e vado a fare una maglia alta nello stesso punto. Quindi alla fine di questa riga ne avremo 8 punti alti e non più 6. Mi raccomando, questa prima maglia alta e ultima di lavorarla larga, perché andremo a creare, come vedete qui, una diagonale e non deve tirare assolutamente. Mi raccomando, state attenti a questo. Se avete difficoltà potete fare un punto basso e 2 catenelle. Caricate quindi e andate semplicemente a lavorare maglia alta su maglia alta fino alla fine della riga, ricordandovi di fare anche l'ultimo aumento che si fa nell'ultimo punto alto. Che questo qua, non dimenticatevi mai, perché invece di aumentare rischiate di diminuire. Quindi rientrate ancora, mi raccomando, lavorate largo quest'ultimo punto. Girate il lavoro, rientrate, fate un punto basso e una catenella, caricate di nuovo, rientrate nello stesso punto e aumentate di nuovo. Questo ve lo facciamo per, ve lo conto subito, abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 righe, quindi per circa altri 10 centimetri. La mia scolatura sarà una scolatura abbastanza profonda. Se desiderate che la vostra non sia così profonda, vi praticamente fermate leggermente prima, però vi ricordo sempre che lo andremo a riprendere questa canotta, quindi direi che 20 centimetri sono più che giusti, sia per una scolatura né troppo profonda né troppo piccola. Adesso andate quindi a lavorare di andata e di ritorno altre 9 righe, dove aumentate all'inizio e alla fine, e ci troviamo dopo. Ho finito anche il secondo quarto davanti, ma non ho tagliato il filo perché ci serve ancora. Prima di tutto, questo, il primo che abbiamo fatto, è messo nella posizione sbagliata, perché il filo di fine lavoro deve stare a sinistra e non a destra, così tutte le righe continuano e non sono al contrario. Questa è una cosa. La seconda cosa, adesso dobbiamo creare qui una catenella centrale. Però come si fa a sapere di quanto è lunga? Vi dico subito. Per una taglia S andiamo sui 14 cm, per la M andiamo sui 15, la L 16 e così via, 1 centimetro per la taglia. Rispetto a cosa? Rispetto alla centralità delle bretelle. Quindi voi mettete le bretelle così, prendete il metro, lo posizionate a metà, e io sono una M, quindi direi che vado sui 15 cm e la posizionate alla distanza giusta, quindi 15. Posso fare anche una L e una 16, perché comunque sia non mi piacciono che d'estate le cose mi stiano strette, quindi detto ciò io forse andrò a creare una scolatura leggermente profonda e vado a 16 cm. La distanza quindi tra un quarto davanti e un altro è di 5 cm, quindi io devo creare delle catenelle che mi sviluppino 5 cm e lo andremo a fare subito. Riprendete quindi semplicemente il lavoro e andate a fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vediamo se sono troppe. Se sono troppe si disfano, anzi ne mancheranno un paio ancora. 10, quindi
10, 11 e 12. A questo punto ci fermiamo con una maglia bassissima in questa maglia alta, in realtà nella catenella fatta sopra il punto alto, e chiudiamo in questa maniera. Tagliate il filo e il lavoro del davanti lo mettiamo via. Adesso ci spostiamo sulla parte dietro perché ci serve per poter dopo proseguire con il lungo del lavoro. Lo mettiamo via. Ho fatto le bretelle per la parte dietro, sono larghe 6 catenelle, quindi 3 cm e mezzo, e sono lunghe 6 righe. I centimetri sono circa 8, 7 e mezzo. Anche qui variate voi se volete più lunghe, più corte. Adesso dobbiamo andare a unirle. Prima di tutto è messa nella posizione giusta perché finisce da quella parte. Voi direte, ma come faccio a capire i centimetri che devo aggiungere di catenelle? È molto semplice, abbiamo lo stesso metodo. Io sul davanti ne ho fatti 16, quindi a questo punto non le mettete centrale, ok? Però le mettete già qui dopo la bretella, perché avrà un taglio leggermente diverso sulla schiena la canota rispetto sul davanti. Sul davanti viene molto pulita, segue le linee, sul dietro sono leggermente ristrette, quasi sportive. Quindi metto qua e allargo fino ad arrivare con l'altra bretella a 16 cm. Ok, quindi nel frattempo devo andare a creare circa 10 cm. Adesso le misuriamo meglio, metto qua e misuro lo spazio, 10 cm. Adesso andiamo a creare così tante catenelle, mi raccomando tenete una mano né troppo larga né troppo stretta nelle catenelle, e finché arriviamo a 10 cm. Non so quante sono, dipende molto dalla vostra mano, dal vostro uncinetto, quindi fate un metodo uguale identico. Ecco perché vi ho detto che questa volta il metro è fondamentale, quindi vado a fare 1, 2, 3. Dopo 22 catenelle sono arrivata alla misura necessaria, cioè di 10 cm, quindi non mi resta altro che andare qui a bloccare il tutto nel primo punto, facendo semplicemente una maglia bassissima, stringendo un punto catenella come nodino e si va a tagliare il filo. Adesso dobbiamo andare a lavorare delle righe di andata e di ritorno, semplicemente aumentando sia all'inizio che alla fine. Vi faccio vedere. Siccome abbiamo finito qui, quindi giriamo il lavoro e iniziamo dove abbiamo finito di lavorare. Entrate e prendete il cappietto già pronto. Adesso sta a voi decidere se lavorare anche i cappietti iniziali o semplicemente nasconderli dopo con ago e filo. Fate 1, 2, 3 catenelle, caricate, rientrate alla base di queste 3 catenelle, scusate la messa a fuoco, e fate 2 maglie alte, caricate di nuovo e andate a lavorare semplicemente maglia alta su maglia alta. Quando arriviamo qui dalle catenelle non dovete fare altro che lavorare tutte le catenelle, quindi sono ben 22. Per questo progetto il metro è fondamentale, quindi se ogni tanto vi dimenticate qualche misura, prendete un appunto e segnatevelo da qualche parte. Adesso uguale identico, o lavorate il cappietto o semplicemente lo andate a nascondere dopo, quindi caricate e andate in ogni catenella. Ricordatevi che siete sul rovescio, quindi le vedete la parte dietro le catenelle, quindi 1, 2 e così via. Dovete lavorare per arrivare alle righe totali che abbiamo sul davanti, quindi qua ne abbiamo 6, questa è la settima,
qui totale ne abbiamo 17, quindi ve ne mancano 10 righe di lavoro. Quindi lavorate per 10 righe aumentando all'inizio e alla fine, così come abbiamo fatto per i quarti davanti. Quando avete finito sia i quarti davanti che quelli dietro, dobbiamo andare a unirli, e lì c'è un altro passaggio fondamentale. Ho finito le mie 17 righe per la parte dietro, questo è il davanti. A questo punto vi devo dire come proseguire e soprattutto decidere fondamentalmente cosa volete creare, perché di solito queste indicazioni ve le do alla fine del video. Se continuiamo con la canotta o il top, vi limitate a prendere la circonferenza del seno. Se volete il vestito vi consiglio di prendere quella dei fianchi, anche se rispetto a dove li andiamo a chiudere adesso, il davanti e il dietro, voi potete comunque aumentare, perché andiamo a utilizzare la maglia alta, e la maglia alta si può utilizzare, nel senso si può aumentare senza avere la paura del multiplo, che quella la vedremo in seguito. Io farò una canotta, ok? Quindi ho preso la circonferenza del seno, che è di 87 cm. Poi ho preso le misure, vi faccio vedere dove, dovete prenderla qui la misura, nell'ultima riga, sia per il dietro sia per il davanti, ok? Che è di 30 cm e il davanti è 30. Alla fin fine devono essere uguali, identici, perché abbiamo utilizzato gli stessi centimetri e soprattutto abbiamo utilizzato gli stessi aumenti. Da 87 bisogna togliere il 30 e il 30. Queste misure qui possono variare per qualsiasi progetto, quindi il vostro potrebbe essere diverso, il mio è diverso ancora, e anche la risposta finale. Questo sta a voi rispetto alla vostra taglia, alla mano, al filato e all'uncinetto. Quindi è importante che capite. Circonferenza totale, per quanto mi riguarda quella del seno, togliete i centimetri del pezzo dietro, i centimetri del pezzo davanti, e vi esce un numero. Questo numero è da dividere per 2 e esce fuori un altro numero. Cosa significa? Che a me mancano 27 cm per arrivare alla mia taglia, cioè io adesso non posso chiudere qui e qui, cioè nel senso metto il davanti, sopra e dietro e mi chiudo, perché io qui dentro non ci entro, cioè è impossibile da vestire. Mi mancano 13 cm da una parte e mezzo, 13 e mezzo dall'altra. Se mettevo solo 27 da una parte, la canotta non avrebbe senso, perché non è uniforme, andrebbe tutto da un lato, quindi dovete dividerle per questo motivo. Adesso ci muniamo di metro e andiamo a creare queste catenelle. Quante saranno per 13 cm ancora non lo sappiamo, sta a voi rispetto al vostro filato, all'uncinetto e alla vostra mano. Quindi le contate e devono essere le stesse catenelle da un lato e le stesse dall'altro. Io per sviluppare 13 cm e mezzo ho dovuto fare 28 catenelle. Adesso vado a collegarle con la parte davanti. Ricordatevi, sto finendo su questo lato, quindi guardate il cappietto che è da questa parte, quindi mi devo collegare da questa parte qui. Ricordatevi sempre questo. Prendete l'ultimo punto, in realtà è il primo del davanti, punto bassissimo, punto catenella per il nodino, e dovete tagliare. Tagliate un po' più lungo perché dovete nasconderlo per bene, o con l'ago e filo oppure semplicemente facendo questo lavoro. Adesso andiamo da questa parte, il lavoro già inizia a prendere forma, vedete? Andiamo da questa parte dove ci avviamo e facciamo 28 catenelle. Semplicemente qui ho annodato il filo e parto direttamente a fare le catenelle. Non è un avvio leggermente più pulito, 2, 3 e così via, per arrivare ad avere 28 nel mio caso. Nel vostro dovete rispettare i centimetri, che per me sono 13 e mezzo. Dopo aver fatto 28 catenelle semplicemente mi chiudo qui con una maglia bassissima. Ok, adesso mi alzo e inizio a lavorare la prima riga dove sono tutte unite, quindi mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, carico, rientro e faccio la maglia alta. Questa maglia alta
anche se sono due viene considerata una sola, è un modo per nascondere l'avvio delle righe. Adesso dovete decidere se rispettare la parte sopra, quindi andare a lavorare di andata e di ritorno, o semplicemente lavorare in tondo. Non cambia molto, decidete voi. Io andrò a lavorare in tondo perché comunque sia il lavoro a maglia alta è poco, dopodiché andremo a utilizzare un punto fantasia, sarà un ventaglio diviso da una maglia alta che andrà a decorare la nostra canotta. Quindi se vi ricordate il progetto originale è molto facile, quindi questa porzione ci serve giusto per nascondere la parte del seno. Ho proseguito il lavoro e ho lavorato per 17 righe, siamo quasi a 16 cm e mezzo da qui dove c'è lo scalfo del collo fino a giù. Questa striscia qua non deve essere uguale per tutte voi, semplicemente la fate abbastanza lunga da poter coprire per bene la parte del seno. Nel senso, se vi tirate su qualcosa o dovete muovermi, quando vi muovete questa parte con la maglia alta, almeno per i miei gusti, non deve far vedere la parte del reggiseno. Fatto ciò, andiamo a cambiare il punto di lavorazione. Un'altra curiosità per questa parte qui, se volete lavorarla leggermente più stretta, però pensate che questo filato ancora io non l'ho lavato, quindi quando vado a lavare questo toppino si chiuderà ancora di più. Quindi si potrebbe indossare anche senza reggiseno, semplicemente a pelle. Dopo questo vi dico anche, come ho detto, che cambiamo il punto di lavorazione. Io sono arrivata qui. Nell'ultima riga, in questa, quindi nella 17, nel mio caso, nel vostro dipende da quante ne avete necessità, dovete avere il multiplo del 6, quindi il multiplo del 6. E adesso vediamo il perché. Vi faccio notare che la chiusura delle righe è quasi invisibile, quindi questo metodo funziona veramente. Andiamo a chiudere anche la riga numero 17. Io qui ho 168 punti, quindi un multiplo di 6. Andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, caricate l'uncinetto, rientrate qui e andiamo a fare alla base di questo punto, quindi di questa maglia alta, altri 4 punti alti. Quindi creiamo un ventaglio. 3, 4 e 5. Essendo che l'ho lavorato abbastanza stretto e un filato poco ritorto, si apre il filo. Però adesso cercherò di lavorare le maglie alte, che sono quelle che andranno a dividere un motivo e un altro un po' più larghe. Fatto questo, caricate l'uncinetto e andiamo a contare, dopo questo è quello lavorato, vedete, andiamo a contare 1 e 2. Qui nel terzo punto andiamo a fare una maglia alta. Caricate l'uncinetto, 1 e 2, nel terzo punto andiamo a fare il ventaglio. Quindi avremo un ventaglio e una maglia alta. Sono 3 maglie alte, 4 e 5. Per quanto mi riguarda, un ventaglio classico da 5 mi va più che bene. Se voi desiderate aumentare, lì dovete cambiare anche il multiplo. Caricate, poi 1 e 2 nel terzo punto maglia alta. Caricate 1 e 2 nel terzo punto ventaglio. Fate questo per tutta la riga iniziale, quindi un ventaglio, una maglia alta, un ventaglio, una maglia alta. Concludiamo la prima riga, quindi vado a fare l'ultima maglia alta di separazione. Adesso ci chiudiamo 1, 2, 3, qui sulla terza catenella. Con una maglia bassissima. Anche questo motivo viene lavorato in tondo, quindi non dovete fare andate di ritorno, semplicemente si va a lavorare in tondo. Chi vorrebbe fare andate di ritorno è libero di farlo. Adesso noi dobbiamo arrivare sulla terza maglia alta, questa è in mezzo, quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime.
1 e 2. Siamo qui in mezzo proprio al ventaglio, andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle e andiamo a fare il ventaglio sopra la maglia alta. E questo è tutto il lavoro da fare per tutte le righe che avete necessità per arrivare ai fianchi, oppure se alla fine desiderate un vestito arrivare al ginocchio, come insomma alla lunghezza che più desiderate. 4 e 5. Caricate 1, 2, 3, che sarebbe anche la maglia alta in mezzo, andate a fare la maglia alta, caricate sopra la maglia alta, andiamo a fare il ventaglio. Bene, io continuo per tutta l'altezza che ho necessità di avere e ci ritroviamo alla fine dove dobbiamo fare le cuciture sulle spalle, che è una cucitura veramente basica e anche semplice, la farò appunto punto basso. Come notate ho proseguito il lavoro, la mia canotta non è molto lunga, è giusta. Se notate qui nelle ultime righe ho aumentato anche la mano di lavoro, nel senso che ho lavorato molto largo. Per chi non è abituato a lavorare molto più largo del dovuto, cambio uncinetto, può utilizzare il trameso e si crea non un volume dritto ma leggermente più largo, più ondulato, come notate. Poi ho ripreso anche il girocolo e un giro manica, quindi questo qui. Questo qua lo facciamo insieme e dovete applicare tutte le informazioni che vi do qui anche su questi due lati, che è facilissimo. Poi a me io devo praticamente nascondere tutti i cappietti in giro, dopodiché il lavoro è finito, ci dovremo ritrovare dove lo faccio vedere indossato il progetto finito. Andiamo insieme a fare questo giro manica, così capite come si fa a riprenderla. Io ho preferito riprenderla tutto con un punto ventaglio, ma potete anche riprenderla a punto basso, semplicemente non riprenderla affatto. Mi sono dimenticata prima di dirvi che ho fatto le cuciture a punto basso, semplicemente ho appoggiato il lato dietro e il lato davanti e sono andata a cucire i 6 punti sia da una parte che dall'altra unendoli. È facilissimo. Io adesso vado sotto il braccio in un punto qualsiasi, perché qui non abbiamo il multiplo del 6 ma ce lo creiamo. In che maniera vi faccio vedere subito. Entrate, prendete il cappietto già preparato, un punto catenella, rientrate e fate un punto basso. Adesso caricate l'uncinetto e andate ad occhio. Qui avete già le maglie alte, quindi potete anche contarle, però io vi consiglio di andare all'occhio, quindi più o meno e si entra qui per andare a creare una maglia alta. Quindi andando ad occhio si va a creare il ventaglio. 2, 3, 4 e 5. Finito il ventaglio, sempre ad occhio lo appoggiamo sul lavoro e vediamo dove si inserisce per andare a fare un punto basso. Non facciamo la maglia alta questa volta, quindi nel giro maniche e giro collo solo punto basso. Caricate di nuovo, appoggiatevi con l'uncinetto e più o meno capite dove dovete entrare per andare a fare di nuovo una maglia alta. Non dovete stare né troppo larghe né troppo strette. Qui è dove ho chiuso con un punto, quindi è un po' difficile da entrare. Però una cosa la dovete fare, dovete lavorare molto largo. 2, 3, 4 e 5. Appoggiate di nuovo il lavoro, quindi lo appoggiate così e qui dovete andare a fare il punto basso. Questo è il giro da fare tutto. Adesso vi faccio vedere anche gli altri finiti. Per quanto riguarda le maniche, visto che avete già fatto, diciamo, una la potete già fare un giro manica, andate a contare i motivi e così nella seconda fate gli stessi motivi, non vi risulta né troppo stretta né troppo
larga, cioè nel senso che non ne fate né di più né di meno. Per il girocollo non dovete far nulla. Notate che il lavoro col ventaglio rispetta molto il lavoro già a maglia alta. Finisco questa e ci ritroviamo dove lo indosso. Ed eccolo finito qui il mio progetto. È molto 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 versatile, perché in base alla vostra taglia voi potete adeguarlo facilmente. Iniziate dalle bretelle, dopodiché iniziate a creare il davanti, perché è molto utile capire anche la misura. Iniziate a creare la parte dietro, vedete, è questa, è molto facile. Anche qui potete lasciare le bretelle leggermente più lunghe sulla parte dietro. Io lo lasciate pochissimo, però potete addirittura iniziare sin da qui. È normale che poi gli aumenti saranno molto meno. Arrivati all'altezza della parte davanti dovete mettere la catenella per riprendere tutti i centimetri mancanti. Mi raccomando, quello che vi manca di centimetri dovete dividerli per due, perché a metà le mettete da una parte e metà dall'altra. Non potete mettere tutto da una parte, se no tutta la maglia viene spostata. Fin qui diciamo che è la parte più complicata. Dopodiché unite il davanti con il dietro tramite i centimetri mancanti e non vi resta altro che lavorare a maglia alta. Io ho lavorato fin qui, perché mi copre molto bene, anche se sto alzata o se faccio dei movimenti, mi copre molto bene la parte del reggiseno. Però per le più coraggiose, o per chi ha un bel seno e gli piace farlo vedere magari di una taglia leggermente piccolina, può anche indossarlo senza reggiseno, perché io ce l'ho, è nero e non si vede. Di conseguenza a questo punto, con questo filato così poco ritorto, copre molto bene gli spazi tra una maglia alta e un'altra, ok? Al contrario, se il filato fosse stato un filato molto ritorto, quei spazietti tra un punto e un altro è molto più visibile. Con un filato così, dopo il lavaggio, sarà ancora più difficile vedere questi spazietti, ma come vedete non si vede nulla. Vedete, questa è la mia mano, non si vede nulla. Si vede leggermente qui la parte dove ho il punto ventaglio. È normale che potete fare fin qui la parte maglia alta e fare tutto a punto ventaglio, ma quello sarebbe un altro progetto ancora che chissà lo vedremo insieme. Intanto io sono molto contenta del risultato, l'ho fatta molto più larga della mia taglia, vedete? Perché si allarga molto, ma perché d'estate a me non mi piace avere la roba molto appiccicata addosso, voglio stare leggera, a meno che non sia un toppino come quelli che ci sono già sul mio canale, che sono corti, quindi lì insomma coprono il necessario, ma non è una canotta o una maglia che copre più di tanto. La ripresa a punto basso con il punto ventaglio, quindi con il motivo a ventaglio, io l'ho fatta perché mi piace molto, perché riprende tutta la parte sotto, ma non è necessaria. Ma come vedete questi cerchietti che si formano, no? Queste diciamo parentesi, queste lune che si formano sono molto molto carine, molto decorative. Io direi che vi ho detto tutto. Come al solito, se avete domande scrivete nei commenti, io vi leggo, se non oggi, domani, ma comunque vi leggo appena mi arriva la notifica, che a volte sono lente, e ci sono sempre. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto, se vi sembra difficile oppure, non lo so, vi sembra veramente facile. Diciamo che è leggermente più complicato rispetto a tanti altri progetti, però se mi seguite passo a passo non vi troverete in difficoltà, perché va bene sia per una bimba sia per una donna adulta e per qualsiasi età per quanto mi riguarda. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.